Tornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi proveremo, perché è la prima volta che la faccio anch'io, ho trasformato due ricette in un'unica ricetta, a fare una crostata alla ricotta e arancio, perché si può fare alla ricotta e limone, alla ricotta e arancio, alla ricotta e cioccolata, quindi poi si fa un po' come si vuole. Andiamo a vedere la procedura. Succederà un disastro quasi sicuramente, perché io non sono bravo nel fare le cose estetiche nei dolci, però mi attirava fare questa cosa perché mi piacciono molto le crostatine alla ricotta e quindi volevo farmi una crostata alla ricotta. Andiamo a vedere la procedura, come l'ho semplificata io, e quindi semplice da fare, però comunque bisogna fare due procedimenti, un procedimento per l'impasto e un procedimento per il ripieno. Dopodiché uniamo il ripieno all'impasto e mettiamo in forno a cuocere. Andiamo a vedere insieme questa ricetta e vediamo se sarò in grado, se riuscirà a portarla a termine. Abbiamo 2 uova, mezza bustina di lievito vanigliato per dolci, 160 g di burro, 120 g di zucchero, 2 aranci o 2 limoni, a seconda se volete farlo all'arancio o al limone, uno per l'impasto e uno per il ripieno, e 350 g di farina. Procediamo all'impasto. Ed eccoci qua a fare il nostro impasto. Unisco lo zucchero alla farina dopo averli setacciati, così da evitare grumi, e poi inizio a mettere il burro. Ecco, in questo caso io non metterò l'arancio o il limone nell'impasto. Qua aggiungo mezza bustina di lievito vanigliato per dolci, così da dare sapore alla vaniglia. Ripeto, io non lo aggiungo nel limone, avessi usato il limone, nell'arancio, per fare un contrasto tra il sapore dell'impasto, quindi della frolla, e il sapore poi che ci sarà del ripieno alla ricotta. Quindi lo faccio così, però da ricetta andrebbe messo sia o la buccia d'arancio o la buccia di limone anche nell'impasto, per cui grattugiate il vostro limone o la vostra arancia direttamente all'interno dell'impasto. C'è chi aggiunge poi anche una fialettina di limone o una fialettina di arancia, a secondo se volete esaltare il sapore, ma questo magari all'interno del ripieno per dargli più sapore. Chi aggiunge anche del rum o del liquore all'interno del ripieno. Andiamo avanti. Ecco qua, abbiamo aggiunto i nostri pezzettoni di burro. Adesso iniziamo con le mani ad impastare. Il burro non deve essere scaldato, deve essere tirato fuori dal frigo. C'è chi lo fa proprio col burro freddo. Io preferisco che sia leggermente ammorbidito a temperatura ambiente, e quando lo faccio a mano, perché è più pratico. Poi si dice che la frolla, se il burro è freddo, resta più croccante, meno croccante, ma insomma noi pensiamo, non siamo pasticceri, facciamo il nostro dolce per casa, quindi lo facciamo un po' così e viene sicuramente buono. Dopo vedremo il risultato estetico, però sulla bontà non ho dubbi, perché comunque la frolla l'ho già fatta per i biscotti e viene veramente buona. A questo punto aggiungo le 2 uova intere, non faccio i tuorli, poi monto il bianco eccetera, proprio come vi ho detto ho semplificato la ricetta, e come vi sto dicendo la frolla viene, guardate, viene veramente buona, non c'è bisogno di fare tutte quelle cose da MasterChef che sicuramente forse la rendono un pochino più soffice, non lo so, un pochino più raffinata, ma così viene una frolla veramente buona. E continuo a impastare dopo aver aggiunto le 2 uova. Ci vuole un po' di pazienza se fate a mano come sto facendo io, perché ci vuole un pochino di tempo nell'impasto. Diversamente invece se mettete nella planetaria, ci pensa tutto la planetaria, con la foglia, ovviamente mettete la foglia, non l'attrezzo per l'impasto della pasta, ma la foglia, quella per i dolci. Ed ecco che piano piano la nostra
pasta frolla inizia a prendere consistenza. Dovete mescolare finché diventa uniforme e compatta. Ovviamente non sarà morbidissima, tenderà un pochino appunto a frollare, appunto, perché pasta frolla, quindi a spezzettarsi, però continuando a impastare vedrete che fa corpo unico, vedete che piano piano diventa una massa unica piuttosto compatta, sbriciolerà molto poco, anzi se è impastata bene alla fine non sbriciolerà, farà una certa compattezza. Eccola qua, vediamo che ormai siamo agli ultimi giri di impasto. A questo punto la mettiamo in un foglio di carta trasparente da cucina e la inseriamo in frigo per almeno un'ora. C'è chi invece la fa addirittura il giorno prima, vedete che non appiccica più, ecco, questo è il momento in cui l'impasto ha raggiunto la sua consistenza. Se dovesse rimanervi troppo morbido non fate altro che aggiungere un pochino di farina, ma vedrete che con le dosi che vi ho dato viene perfetto, insomma viene giusto. Quindi mettiamola nella nostra pellicola da cucina e poi la inseriamo in frigorifero, così che io la lascio in frigorifero circa un'ora e nel frattempo faccio il ripieno. Continuiamo quindi con la nostra procedura. La procedura dell'impasto a questo punto è terminata mettendolo in frigo. Incartiamo bene che resti bene compatta e andiamo a inserirla in frigo. Ed eccoci al ripieno: 500 g di ricotta, 2 uova, un arancio o un limone, 120 g di zucchero, io ne metto 120, c'è chi ne mette 100, e un 60 g di farina. Andrebbe messa la fecola di patate, 60 g, io utilizzo la farina, si può anche non mettere niente. La farina o la fecola servono per rendere la crema un pochino più compatta, che resti un pochino più densa, ecco, non troppo acquosa. Se la vostra ricotta fosse acquosa, vedete questa invece è molto compatta, perché magari prendete quella fresca, questa è quella a media conservazione, chiamiamola così, allora colatela prima, mettetela in un colino e cercate di levare più acqua possibile. Con una forchetta poi cominciate a lavorare la ricotta aggiungendo lo zucchero. Io metto le uova perché con le uova anche cuocendo la rende compatta e la rende più cremosa, insomma meno formaggiosa, ecco, più cremosa, e posso assicurarvi che viene molto buona. Non metto liquori, metto solo l'arancia, la buccia d'arancia, quindi vedete che adesso grattugio la buccia d'arancia, oppure la buccia di limone, se volete mettere la buccia di limone. Poi potete mettere una bacca di vanillina o di vaniglia, oppure potete mettere un goccino di liquore, potete mettere, vi faccio vedere poi anche la cioccolata, e quindi insomma poi potete aromatizzare il vostro ripieno come meglio vi aggrada. Ecco qua che facciamo il nostro impastone con il nostro arancio. Ecco, abbiamo grattugiato, vedete là, ogni tanto appare la Olly che è un'attrice nata e si vuole far vedere. E andiamo di arancia, proprio guardate, siccome l'arancia è bella grossa, gliene metto molta, così come vi dicevo prima, perché amo fare il contrasto tra il sapore più delicato della frolla, che sa leggermente di vaniglia, all'impasto che avrà un grande profumo di arancio. Con la nostra forchetta mescoliamo bene così che la buccia d'arancia grattugiata venga diffusa bene tra l'impasto. Aggiungiamo lo zucchero e continuiamo a mescolare bene. Nel frattempo aggiungo anche entrambe le uova. Io utilizzo le uova intere, c'è chi utilizza
solo i tuorli, poi monta l'albume, poi aggiunge l'albume montato, quindi anche qua a secondo di quello che si vuole ottenere o di come lo si vuole ottenere. Io ripeto, ho semplificato la ricetta il più possibile, quindi vado avanti con il mio metodo. Vediamo poi cosa ne viene fuori, ma sono sicuro che ne viene fuori qualcosa di buono, perché comunque ho già fatto impasti simili, se anche non quello esattamente di ricotta in questa maniera. Mescolate molto bene che non si facciano grumi, ecco, cercate di utilizzare la forchetta un po' come quando si sbattono le uova per fare la frittata. Vedete, impastate molto bene, sbattete molto bene, guardate che piano piano diventa una crema omogenea, vedete? E non si vedono più grumi, diventa proprio una crema omogenea. Continuate, continuate, ci vuole un pochino di pazienza, ovviamente bisogna arrivare a renderlo bello cremoso. A questo punto, volendo, io aggiungo un po' di farina, vedete, un cucchiaio di farina, ecco qua, così da rendere, poi quando cuocerà sarà un pochino più asciutta, asciuga un po' l'umidità, ecco, la farina. La stessa cosa farebbe la fecola di patate, se volete aggiungere 60 grammi di fecola di patate o di mais. Andiamo avanti sempre nel mescolare, mescolate molto bene, più mescolate adesso più sarà buona la crema. Ecco, vedete, vi faccio vedere che potete aggiungere della cioccolata anche grattugiata se non avete già i cioccolatini pronti. E poi imburriamo la teglia. Allora la teglia andrà imburrata e infarinata, così che non, o la tortiera che utilizzate, a seconda se utilizzate una teglia o una tortiera, in maniera che non si attacchi poi la vostra frolla. Poi viene la parte secondo me più difficile della torta, cioè girare la frolla all'interno della tortiera o della teglia, ma qua ovviamente ognuno la sua a secondo della propria capacità manuale. Comunque il metodo è stenderla su un foglio di carta da forno e poi rigirarla all'interno della teglia o della tortiera. Una volta imburrata bene la teglia, buttiamo dentro un po' di farina e cerchiamo di cospargere bene la superficie di farina. Anche questo è un lavoro abbastanza di fino che io faccio ovviamente sempre a mio modo, e quindi vado un po' a sporcare di farina in giro, ma poi siccome tanto pulisco io posso anche permetterlo. Quindi stendo un pochino di farina su un foglio di carta forno dove adesso andrò a stendere il nostro impasto che abbiamo fatto un'ora e mezza fa circa. Quindi tiriamo fuori dal frigo il nostro impasto, la nostra pasta frolla, e la stenderemo bene. Dovremo fare un'altezza circa di 4 cm. Ecco qua il nostro impasto uscito dal frigo. Scusate, no, 4 cm, 4 mm. Quindi faremo uno spessore di circa 4 mm. Adesso dall'impasto tiratene via grosso modo un terzo, che vi servirà per fare poi le striscette della vostra crostata, la parte sopra per capirsi della crostata. Alcuni addirittura invece la stendono, fanno un foglio unico e quindi chiudono la crostata con un vero e proprio cappuccio, con un vero e proprio tetto di pasta. Allora la rimpastate un attimino per rinvigorirla e poi la stirate con il mastarello. Ecco, magari sporcate leggermente il mattarello di farina così che la pasta non si agganci al mattarello, perché può succedere anche quello. Eccola qua, dopo averla stesa, io prendo più o meno la forma della teglia per vedere se ritagliare già il pezzo del fondo o meno. E anche qua ve la giocate, c'è chi taglia il tondo del fondo, mette il fondo, poi fa le parti laterali dentro la teglia, diciamo così, o dentro la tortiera, oppure come me
purtroppo non sono riuscito a riprenderlo perché utilizzavo entrambe le mani, la gira direttamente all'interno della teglia. Ecco, io non taglio i bordi prima inserisco l'impasto per vedere a che altezza arriva l'impasto, dopodiché vado a tagliare i bordi in eccesso, che riutilizzerò anche questi per fare la parte sopra della nostra crostata. Vedete che stendendo il ripieno all'interno arriviamo a un'altezza circa la metà di questa teglia per dolci, mentre se avessi usato la tortiera bassa, quella da crostate, sarei arrivato proprio al bordo più alto. Quindi si fa a secondo di quello che si utilizza per la cottura. Stendiamo bene, vi faccio vedere, ecco qua dall'alto, stendiamo bene il nostro ripieno. Vedete che è diventata una crema proprio compatta. Così va bene, stendiamolo bene, e adesso, una volta steso, andrò a ritagliare il bordo in eccesso, così da dargli anche una forma. Io lo faccio con un coltello, c'è chi lo fa con altri strumenti. Tagliamo il bordo appena 2-3 mm sopra la crema, sopra il livello massimo del ripieno, e dopo lì faremo le nostre striscette. Oppure, ripeto, c'è chi fa un velo compatto, fa proprio un cappello e chiude interamente la crostata come se fosse un fagottino ripieno, per capirsi. Io invece farò la crostata classica, quella con le striscette sopra, chiamiamola così, e via tagliamo i nostri bordi. Perfetto, vediamo com'è vista dall'alto, rifinita. Vedete che ho tenuto il bordo un paio, 2-3 mm più alto del ripieno, quindi stendiamo la rimanenza della pasta e iniziamo a tagliare, io faccio sempre col coltello, le nostre striscioline per fare la crostata. Ecco, anche qua ovviamente ci sono pasticceri o le donne di casa che sanno farlo molto meglio di me. Io, come vi dicevo, per fare gli abbellimenti di dolci non sono molto bravo, mi piace molto la sostanza, che sia buona la torta, quindi vado un po' a istinto, come viene, e iniziamo a mettere giù le nostre striscioline del tetto della torta. Allora, ovviamente mettete prima quelle in un verso, poi mettete sopra quelle nell'altro, dovreste teoricamente creare dei rombi. Io vado un po' a sentimento, come si dice, e come viene, e in effetti viene brutta, però viene, vediamo poi una volta cotta che il risultato non è poi così male. Comunque andiamo avanti. Vedete che se le cose si fanno col cuore vengono perdonate anche queste diciamo così, carenze estetiche. Vediamo che piano piano metto giù le varie striscette e poi faccio quelle, inizio a fare quelle sopra. Qua abbiamo finito le prime e quindi procediamo con inserire le strisce, diciamo così, quelle orizzontali, poi quelle verticali. C'è chi fa dei quadrati, chi fa dei rombi. Io parto dal lato superiore, vedete, inizio e scendo in diagonale e quindi faccio queste strisce così. Ecco, fate sempre attenzione che ci sia un leggero velo di farina, perché sennò soprattutto le striscette, come è successo a me più di una volta, iniziano a rompersi o si attaccano alla carta forno o al piano di lavoro. Quindi soprattutto perché mano a mano che lavorate l'impasto tenderà a scaldarsi e quindi tenderà a diventare un pochino più appiccicoso di quando è invece appena estratto dal frigorifero. Una volta terminato di mettere le nostre striscette, che adesso andiamo a vedere, orrore, guardate qua che orrore che sono riuscito a fare, però insomma il senso spero che lo abbiate capito. Andiamo a infornare la nostra torta.
La nostra torta andrà infornata a 180 gradi per 35 minuti con forno statico e per 30 minuti con forno ventilato. Io però col mio forno, per esempio, faccio 35 minuti con forno ventilato. Ed eccola qua, ecco la nostra torta appena sfornata, vedete che è rimasta compatta e devo dire che tutto sommato non è venuta così brutta, non è la più bella crostata del mondo, ma ecco qua abbiamo già tirato via il bordo. A me piace molto questa teglia perché così si smonta e si fa meglio. Vedete, la si lascia raffreddare prima di levarla anche dal fondo, perché altrimenti potrebbe appiccicarsi. Allora facciamo il lavoro con i famosi due piatti. Giriamo la nostra crostata, eccola qua. Vedete che il fatto di aver imburrato e infarinato ha funzionato molto bene. Attenzione che anche qua poi ci sono due metodi: c'è chi cuoce prima il fondo della crostata da solo mettendo dentro i fagioli per tenerla in forma e poi mette il ripieno e cuoce anche la parte superiore. Io invece ho cotto tutto in un'unica cosa. Ecco la nostra crostata pronta, profumata, dolce, morbida. Andiamo a tagliarne una fetta. Tagliamone una fetta e vediamo un pochino com'è venuta la nostra crostata, se anche l'interno è venuto buono come sembra. Andiamo a tagliare con attenzione. Oh, ecco qua la nostra fetta, guardate che bella, vedete la crema all'interno, la compattezza della pasta e la morbidezza dell'interno. Quindi adesso vado ad assaggiarla. Mi è venuta proprio bene, molto buona, saporita, si sente il profumo, l'aroma dell'arancio e è croccante all'esterno e morbida all'interno. Quindi questa ricetta rapida e veloce per la crostata di ricotta è fatta, è andata bene, alla grande. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, aiutatemi a crescere, aiutatemi nelle classifiche di YouTube. Mi raccomando, ricette semplici e veloci per chi segue la cucina, non certo gourmet, le trovate su altri canali. Queste sono cose che si fanno a casa tutti i giorni. A tutti un caro saluto, ciao da Ermanno. Ciao! Molto bravo!